Bene ragazzi, eccoci qui questa volta per recensire il finalmente tanto atteso Mazin Kaiser SRC della Bandai. È arrivato, questa è la scatola che lo contiene. Come sempre andremo prima a vedere quello che riguarda e a descrivere un pochino la scatola. Qui troviamo il Mazin Kaiser in versione statica con la Kaiser Blade e il Kaiser Scrander, quindi già possiamo notare quello che è all'interno della scatola come accessori. Sulla facciata troviamo, oltre alla figura statica, anche Super Robot Chokin e sotto Mazin Kaiser si può leggere. Troviamo anche il bollino Dynamic, il bollino Tamashii e il logo della Bandai, il logo dei Super Robot Chokin. Andiamo a vedere gli altri lati della scatola. Qui nel lato laterale troviamo sempre il Mazin Kaiser col suo Kaiser Scrander in versione statica. Super Robot Chokin, Mazin Kaiser e il logo dei Super Robot Chokin SRC. L'altro lato laterale abbiamo invece le avvertenze, le tipiche avvertenze che troviamo su tutti i prodotti quindi le figure. Lato superiore troviamo scritta Mazin Kaiser, Super Robot Chokin, il logo e un particolare del viso del Mazin Kaiser. Sotto è speculare al lato superiore. Veniamo invece al lato posteriore, quindi al retro della scatola. Qui notiamo varie pose che il Mazin Kaiser può assumere. È molto colorato, molto ben fatto la parte retro della scatola. Quindi notiamo subito davanti la figura del Mazin Kaiser che impugna la Kaiser Blade, molto grande, la impugna infatti con 2 mani. Il Mazin Kaiser in volo col Kaiser Scrander. Qui sulla sinistra invece troviamo il Mazin Kaiser mentre sta per scagliare i Turbo Rocket Punch, e qui dei particolari, quindi come attaccare, dove sarà il punto per attaccare lo Scrander e la possibilità di staccare gli avambracci per poter inserire eventuali accessori come per esempio gli effetti che dovranno ancora uscire. Qui sempre mentre impugna la Kaiser Blade con il Kaiser Scrander. Ecco quello che ci troveremo all'interno della scatola dopo averla aperta. Qui abbiamo il libretto delle istruzioni che, come al solito per gli SRC, non è altro che un pezzo di cartone, un foglio di cartoncino, insomma di cartone ripiegato in 4 parti, e qui possiamo vedere tutto ciò che può fare il nostro Mazin Kaiser SRC. Quindi questa che notiamo qui è la Kaiser Blade. Vedete, c'è l'impugnatura, si può staccare. Poi abbiamo la Kaiser Blade che si impugna a 2 mani e quella che si può impugnare con una mano sola. Qui abbiamo il Kaiser Scrander, si spiega come si può fare per attaccarlo alla schiena, la possibilità di staccare gli avambracci per eventualmente mettere degli effetti, e qui il consueto porta
insomma, l'accessorio che dà la possibilità di attaccare i nostri SRC allo stand. Qui invece vediamo tutto ciò che sta all'interno della scatola, quindi le varie paglie di mani, la possibilità di articolabilità del nostro SRC, quindi allungare la caviglia, la possibilità di muovere il busto, di reclinarlo molto indietro, e la possibilità anche di muovere gli accessori che abbiamo sul petto quando, per esempio, per lanciare il colpo del Mazin Kaiser, che è la vampa infernale. Quindi questo è il libretto delle istruzioni. Andiamo a vedere quello che troviamo all'interno dei due blister che sono all'interno della scatola. Quindi qui abbiamo il blister con il nostro Mazin Kaiser, e c'è il blister invece solo dedicato agli accessori. Quindi qui vediamo il Mazin Kaiser, qui la Kaiser Blade, quella che si può maneggiare con una sola mano, quindi con una sola impugnatura. Qui abbiamo l'accessorio che permette di attaccare il Kaiser Skrander sulle spalle del nostro Mazin Kaiser, e qui due paia di mani aggiuntive che andremo a vedere dopo. Questo è il secondo blister invece, che contiene la Kaiser Blade con la doppia impugnatura, vedete, si può staccare per far sì che entri dentro le mani, e il Kaiser Skrander, che come potete ben vedere è diviso in 4 parti che si attaccano tutte a questo accessorio qui. Finalmente il Mazin Kaiser esce dal suo blister, finalmente possiamo toccarlo con mano. Toccandolo con mano possiamo subito sentire la sua pesantezza, la sua importanza di peso, e possiamo anche vedere, ma quello già dal blister, le sue notevoli dimensioni rispetto agli altri SRC. Raggiunge quasi 18 cm ed è quindi più alto anche dello Shin Getter, che già di per sé era importante. Quindi notiamo subito la colorazione e anche questi particolari dorati che notiamo dietro le ginocchia, dietro il gomito e anche nelle spalline. Il Mazin Kaiser compare nel 2001 in una serie di 7 OAV, dove questo robot viene creato sempre da Juzo Kabuto e compare per aiutare gli altri Mazinger, quindi il grande Mazinger e Mazinger Z, e gli alleati di questi ultimi nella guerra contro il Dottor L. Guidato sempre da Koji Kabuto, ha una potenza enorme rispetto agli altri, una potenza distruttiva enorme. Possiamo vederlo in tutto il suo splendore. Una cosa che mi ha lasciato un pochino esterrefatto è il fatto che il Kaiser Pilder non si stacca dall'alloggio della testa, quindi rimane fisso. Oltre ai 7 OAV, il Mazin Kaiser compare in un mediometraggio molto famoso chiamato Mazin Kaiser contro il Generale Nero, che tutti noi insomma ricordiamo e che abbiamo sicuramente visto. Ci ha appassionato tutti. Andiamo a vedere il Mazin Kaiser, quello che può fare, fino a dove si possono spingere le sue articolazioni. Partiamo dalla testa. Quindi la testa può fare questo, può ruotare, può andare dietro, non troppo perché c'è il collare dietro la testa che non gli permette di andare più dietro di così. Questo è il massimo, l'inclinazione. Può andare avanti, il Pilder, come ho già detto prima,
non si può staccare, quindi rimane fisso, però le corna si possono piegare in avanti per simulare il colpo dell'anime. Anche qui il pettorale, far sì che possano alzare e abbassare le alette. Ricordiamo uno dei colpi più belli, che è la vampa infernale, appunto, che spara dal pettorale. Le spalle, come anche nello Shin Getter, vediamo, possono essere tirate molto avanti, vedete, grazie all'articolazione di questa palla che è all'interno del corpo del Mazinger Kaiser. Quindi possiamo girare, ruotare a 360 gradi. Passiamo al braccio. Il braccio si può ripiegare su se stesso, quindi l'avambraccio sul braccio può arrivare fino a questo tipo di inclinazione, vedete? Quindi si ripiega completamente su se stesso. L'avambraccio si può staccare, vedete? Per poter permettere di attaccare accessori, come per esempio quello che stiamo tutti aspettando, per creare il colpo del Turbo Smasher Punch, molto più potente rispetto a Rocket Punch del Mazinger Z. Qui il busto può andare in avanti fino a questa inclinazione e può andare indietro, quindi declinarsi fino a questa inclinazione, molto declinante. Passiamo, ovviamente anche i pugni si staccano. Passiamo a vedere le gambe. Le gambe possono muoversi in questo senso e possono andare indietro. Questa volta però non ci permette di poter andare, di solito negli SRC in questa parte dietro avevamo un piccolo pulsantino che dopo averlo premuto ci permetteva di piegare ancora di più la gamba. In questo caso non può andare più di così, perché la gamba è molto massiccia, quindi non ci consente di poter piegare la parte finale della gamba dietro la coscia. Anche la caviglia, come al solito, si può muovere per permettere al Mazinger Kaiser di assumere delle pose più naturali possibili. Quindi può andare dietro fino a questo punto, può andare avanti fino a questo punto, e il laterale anche si muove, però ripeto, per la possenza della gamba hanno dovuto limitare un pochino l'articolabilità. Qui in questa posa dinamica è molto bello, molto aggressivo. Mentre impugna la sua Kaiser Blade, quella che può essere impugnata con una mano sola, e ho montato anche il Kaiser Skrander per mostrarvi l'imponenza che assume con il Kaiser Skrander appunto dietro la schiena. Molto difficile sarà esporli su un unico piano insieme allo Shin Getter, che anche lui ha una bella e grande apertura alare. Ve lo faccio gustare un po' così.
ざめし熱き闘志絶望を許さない誇りに満ちた魂魔人の胸は勇者の印だ打ち放て無敵の美改造果てしない Ecco, invece, mentre si prepara a massacrare i suoi nemici con la Kaiser Blade, quella però con la doppia impugnatura. Notate infatti quanto è più grande questa spada rispetto alla precedente. Quindi questa è l'altra Kaiser Blade che stava nella precedente posa, e invece questa è con la doppia impugnatura. Ecco qui invece Mazin Kaiser con quasi tutti i suoi accessori montati. Notiamo le due Kaiser Blade, quella più grande con la doppia impugnatura e quella invece che va bene anche con l'impugnatura singola, il Kaiser Skrander, e quindi rimangono pochi gli accessori che non sono stati montati, tra cui appunto le mani, che sono quindi 3 paia di mani contando anche quelle che troviamo a pugno chiuso, quindi sia a destra che a sinistra troviamo il pugno chiuso, e la mano aperta, semi aperta diciamo. Poi invece abbiamo la mano semichiusa, quindi a impugnatura. Abbiamo montato il paio di mani per poter tenere le spade, quindi sul Mazin Kaiser stesso. Abbiamo l'ultimo accessorio, che è, come vi ho già detto all'inizio, l'accessorio che permette di attaccare il Mazin Kaiser allo stand e quindi in posa volo. Considerazioni finali su questo Mazin Kaiser. È un ottimo pezzo, soprattutto per l'importanza che può assumere nella vostra drinnetta espositiva. È molto grande, è molto importante, ha delle belle dimensioni, ha un bel peso, è bello. Se avete altre SRC naturalmente dovete assolutamente comprarlo. Se collezionate solamente Mazinga va comunque comprato. È quasi alto come un SOC, per esempio il GX45, il GX49, il GX01, 01R, 02, 02R sono di altezza, insomma siamo lì, l'altezza è quasi quella, quindi io ve lo consiglio ancora adesso che ha un prezzo minimo, quindi ve lo portate a casa con 50-60 euro.
La Cosmic so che ha posticipato l'uscita e credo che uscirà per fine gennaio, inizio febbraio. Se volete subito comprarlo dovete contattare il vostro rivenditore di fiducia per prenderlo in Giappone, quindi questo è quanto. Quindi niente, io ve lo consiglio e do un bel 8,5 a questo SRC, non vedo l'ora di esporlo insieme allo Shin Getter in una cosa dinamica. Ve lo faccio gustare un altro po'. Bene ragazzi, anche per questa recensione è tutto, spero vi sia piaciuta e spero che continuate a seguirmi. È un piacere sapere che mi seguite e che commentate le mie recensioni in bene o anche in male, insomma, anche quindi con critiche, perché ben venga la critica costruttiva che può far crescere e migliorare il prodotto. Grazie ancora e arrivederci alla prossima.